È possibile guadagnare su YouTube senza metterci la faccia? Beh, in alcuni casi sì, e questo è uno di quelli. Infatti oggi vi mostrerò un canale che ha generato cifre assurde, ma come questo ce ne sono tantissimi altri e sono sicuro che questo tipo di business, questa nicchia, questo tipo di canale YouTube funziona, perché io sono partito proprio con uno di questi e i miei primi guadagni online li ho generati proprio grazie ad un canale simile, ma di questo magari ne parleremo in un altro video. Oggi sono qui per farvi vedere di cosa si tratta e soprattutto come replicare questo business passo dopo passo. Ovviamente per fare questo vi devo dire prima due cose importanti. La prima cosa, dovete lasciare un like, perché senza like non si canta una messa. No, a parte gli scherzi, voglio lanciare la solita sfida che se arriviamo a 100 like andrò a replicare questo business io personalmente, lo testerò per un mese magari, vediamo, l'ho già fatto in passato ma lo rifarò comunque e condividerò con voi appunto la mia esperienza personale, riportando tutti quelli che sono i pro e i contro realmente, cioè scendendo in campo e vedendo di cosa si tratta. Seconda cosa è che vi lascio come al solito in descrizione, questa volta me lo sto preparando già prima, un file che vi potete scaricare dove c'è la guida passo passo di tutto, i siti che possono esservi utili per creare questa cosa e qualche esempio che appunto potrebbe esservi utile. Ovviamente questa cosa è gratuita, non vi chiedo nulla in cambio se non un mi piace. Ed eccoci qui ragazzi, allora il canale di esempio è proprio questo qui, ovvero un canale per bambini dove si vanno a creare delle animazioni, in questo caso sono verdure che vanno a spiegare magari i benefici delle vitamine, ma possiamo fare veramente di tutto, possiamo fare un canale dove si può imparare l'inglese, un canale dove si possono raccontare storie, cioè veramente illimitato il potenziale di questi canali. Ma come andiamo a replicare una cosa del genere? Come andiamo a creare queste animazioni? Niente di più semplice perché, cioè, magari a saperlo prima, come vi dicevo io sono partito con una roba del genere e magari ad avere gli strumenti di oggi, cioè quel canale magari sarebbe esploso, ma qualche volta ve lo racconto. Comunque sia, partiamo subito dalla base. Dobbiamo creare un personaggio che poi dopo andremo ad animare. Possiamo fare ad esempio una frutta, come ho fatto l'esempio. Io mi sono preparato tutto, ragazzi, tantissime cose che vi lascio sempre in quel file, cioè vi metterò più roba possibile, prompt, esempi, tutti i modi che si può, perché ci sono diversi modi magari per creare alcune cose e adesso li andiamo a vedere tutti o quasi. Comunque sia, come prima cosa creiamo il nostro personaggio. Per crearlo andiamo su Canva, io già stavo preparando qualcosa, ci basterà andare a creare un nuovo foglio, andare in elementi e in questo caso io ho scelto una mela, ma ripeto ragazzi, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo andarla a cercare su Google, possiamo andarcela a creare con Copilot, con Adobe Firefly, quello che vogliamo. Anzi, dopo vi faccio vedere anche un'altra cosa. Ho fatto una mela con degli occhi, andiamo a posizionare gli occhi sulla mela, li metto più qua, comunque abbastanza bruttina, devo dirvi, vi assicuro che so fare di meglio. Ovviamente magari a fine video vi metto un risultato di qualche test che vado a fare o magari proprio di questo qui che andiamo a fare adesso, giusto per farvi capire. Dopodiché andiamo a prendere il nostro pennarello, magari lo facciamo un po' più spesso e magari lo facciamo di nero. Gli andiamo a fare le braccia, magari con delle mani, possono somigliare a delle mani, non lo so, questo lo direte voi, dei piedi, e gli andiamo a mettere la nostra bella faccina, diciamo che è abbastanza simpatica, no, anzi fa cagare. Dopodiché condividiamo, andiamo a scaricare questo file, ovviamente non in PDF ma nel JPEG o PNG, va bene comunque. Una volta scaricato il nostro file, eccolo qui, andiamo a vedere come animarlo e in questo caso ci servirà questo sito qui, Animated Drawings. Ce ne sono altri, ve li lascio sempre lì in quel famoso file. Upload foto e andiamo ad importare la nostra foto. Accettiamo ed ecco qui la nostra bella mela. Anzi aspetta, aumentiamo un po', ce la dovrebbe ritagliare, selezionare, scannerizzare in automatico e andarcela a ritagliare ed ecco qui che è fatto. Adesso qua ci dobbiamo diciamo applicare un pochino perché dobbiamo fargli capire bene di cosa si tratta, cosa che cioè, veramente non so se lo capirà attivamente. Vediamo, proviamo quello che ne esce, ragazzi, non fa niente, tanto è un esempio. Ed ecco qui, pensavo peggio. Ovviamente qua gli andiamo a dare tutti, vedete, il saluto, il salto, il balletto, la camminata, facciamo che sta salutando, ecco qui, e ci andiamo a salvare questo file. Come si salva? Questa è una cosa che ci sono arrivato dopo poco, quindi ve lo vado a dire io. Andate qui, andate su scarica e ci andiamo a scaricare il nostro file dove la nostra mela abbastanza brutta va a salutare. Adesso mettiamo anche questa da parte, adesso ci servirà a capire come dare voce a questa mela.
mela. Vogliamo far finta che dobbiamo imparare l'inglese? Ok, andiamo su questa intelligenza artificiale, ma come questa ce ne sono tantissime altre. Ho scelto questa perché è molto semplice, gratuita, quindi potete sfruttare benissimo. Come vedete ho scritto: ciao, oggi impareremo l'inglese insieme, e gli andremo a mettere la voce di questa bambina. Andiamola ad ascoltare e vi faccio vedere che è molto fatta bene. Ed ecco qui, come vedete è molto semplice. Quindi ci andremo a salvare il file audio in MP3. Una volta che abbiamo anche il nostro file salvato e tutto, possiamo tornare o su Canva, oppure comunque sia sempre su Copilot. Adesso io ho fatto degli altri esempi, come vedete mi sono fatto creare una sorta di bosco così, tipo magari possiamo chiedergli: creami un bosco in 2D versione cartone animato, creami quello che vogliamo, e ci prendiamo lo sfondo. Oppure torniamo in Canva e io già ho preparato qualcosina. Come vedete, se andiamo qui e cerchiamo, non lo so, alberi, come vedete ci sono veramente tantissimi esempi, anche gratuiti, non a pagamento. Come vedete ci possiamo andare a creare il nostro sfondo. Tante volte ci sono questi qui già animati che possono essere ancora più carini e possono tenere di più l'attenzione dei bambini che vedono magari più cose animate. Quindi possiamo andarci a ricreare il nostro sfondo facilmente, oppure ce lo facciamo creare dalla nostra intelligenza artificiale. Come dicevamo prima, ovviamente adesso noi stiamo facendo l'esempio per la questione impara l'inglese eccetera, ma ad esempio io ho fatto un'altra cosa con Copilot. Gli sono andato a dire: creami una storia fantasiosa per un bambino di 5 anni, e lui ci è andato a dire: il leone e il topo, c'era una volta un leone che viveva nella savana eccetera eccetera. Possiamo andare a prendere pure spunto da questo, quindi ci andiamo a creare il personaggio del leone, il personaggio del topo, e gli andiamo a dare una semplice animazione. Adesso non è che dobbiamo andare a creare un cartone animato, però ha una semplice animazione così, come abbiamo fatto prima, magari che si muove, che saluta, che parla. Poi ripeto, non è che dobbiamo andare a creare il cartone animato del secolo. Una volta che abbiamo pronta la nostra animazione, file audio, sfondo eccetera, possiamo partire con la fase diciamo di montaggio, che anche qui molto molto semplice. Possiamo andare su Canva, quindi andando a creare proprio un progetto video dove possiamo andare ad aggiungere audio eccetera, o possiamo andare su CapCut, che è molto più semplice. Infatti io farò in quel modo, andrò su CapCut e unirò tutti i pezzi. Andiamo a vedere come viene. Quindi andrò a creare il mio nuovo progetto su CapCut e andrò ad importare i file qui all'interno. La cosa tra virgolette un po' più difficile potrebbe essere questa qui. Come vedete questa c'ha lo sfondo bianco, quindi dovremo andare a rimuovere lo sfondo. Quindi andremo qui, rimuovi lo sfondo, chiave cromatica. Dovrebbe funzionare bene anche la rimozione automatica, però quello magari più su figure umane, cosa che questa mela non sembra proprio. Quindi una volta fatto questo gli andiamo ad aggiungere anche la nostra traccia audio, gliela andiamo a mettere qui sotto e andiamo a vedere come viene questa nostra animazione. Oggi impareremo l'inglese insieme. Ecco qui, molto semplicemente. Adesso io ci ho messo 30 secondi, però immaginate di fare una cosa del genere, magari che dura di più, con un bel audio, con più animazioni eccetera. E poi lì c'è il discorso anche di ovviamente saper comunque utilizzare anche un po' YouTube per quanto riguarda i trend e tutto il resto. Per queste altre cose ovviamente in descrizione trovate anche aiuti per questo, anche proprio per la parte di YouTube, non solo per questi canali. Quindi direi che per oggi è tutto, mi raccomando lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video.